Voi siete dell'idea che una chitarra bella ci faccia suonare meglio sempre? Cioè, una chitarra che sia di qualità altissima migliora così tanto le abilità del chitarrista? Io ho voluto sperimentare questa cosa sulla mia pelle, spoiler per la seconda volta, portando una chitarra nuova sul palco con la mia band, gli Endgame. Ciao chitarristi, questo è proprio un tema caldissimo. La chitarra bella, quella che costa anche un bel po' di soldini, aiuta veramente a migliorare le skill, le abilità del chitarrista che la suona? In quali casi succede questa cosa sempre a prescindere? Secondo me succede quando magari un principiante che ha sempre suonato chitarre di fascia molto economica, magari fatte anche male, quindi non gli è andata troppo bene, mette poi le mani su una chitarra di fascia molto alta, fatta benissimo e che suona bene. Lì in automatico tutto inizierà a essere più semplice. E ho provato questa cosa sulla mia pelle la prima volta, passando dalla mia vecchia Epiphone a poi la Gibson Les Paul. Cioè il salto è stato gigantesco. Ora ho risperimentato questa cosa grazie a una piccola sfida con i ragazzi di Ibanez. Infatti mi hanno mandato una delle chitarre che provai al Guitar Show di Padova un po' di anni fa. Vi ricordate la Ibanez, quella senza paletta, 7 corde e tasti leggermente inclinati? Ecco, quella. E io da bravo chitarrista ho voluto portarla sul palco subito. Le caratteristiche tecniche dello strumento le trovate qui sul canale nel video recensione dedicato. Ve lo lascio qui sopra. Lì c'era la versione 6 corde, questa è 7, ma il principio dello strumento non cambia. In questo caso voglio parlarvi di alcune cose specifiche. Ora, la chitarra è questa. È la Ibanez QX527PE. E sì, ho dovuto leggere la sigla perché è una Ibanez. Strumento piccolo, versatile, comodissimo, leggerissimo, bellissima, fatta estremamente bene. La qualità costruttiva è ottima, qualità top. Anche i materiali sono top, infatti il body è ignato, top in Pale Moon Ebony. Il manico è un bellissimo acero roasted con questi piccoli inserti di bubinga, come abbiamo già visto sulla stessa chitarra 6 corde, e la tastiera invece è in ebano, bella scura, comoda. Ora, la cosa che mi ha fatto innamorare di questa chitarra al Guitar Show di Padova è stata proprio il suono, prima di tutto, e un suono in particolare. Infatti, giocando con la pedaliera che c'era a disposizione nello stand e lo switch dei pick-up e l'alter switch classico di Ibanez, a un certo punto ho trovato un suono pulito che, suonandoci l'arpeggio di Evil Ghost, brano della mia band, ho sentito quel suono, quello che poi è finito nel disco, e questa cosa ha fatto scattare una molla, qualcosa nel mio cervello e fine. In più avere per le mani uno strumento così leggero, confortevole da suonare allo stand, perché mi sono messo lì in un angolino con la chitarra appoggiata sulle mie ginocchia, ho iniziato a suonare ed era comodissima. Queste cose ti fanno salire la voglia di suonarla ancora di più. Quindi tutte queste cose fanno diventare la chitarra bella, bellissima, stupenda. E quel ma dov'è? Intanto andiamo alle prove con la band e vediamo un po' cosa salta fuori. È appena successo il miracolo che sono arrivato e ho trovato parcheggio, perché ha visto già i video delle altre volte che sono andate alle prove. Il parcheggio qui è tipo impossibile da trovare, soprattutto la sera. Però per fortuna adesso non c'è in giro nessuno. Tra l'altro tipo c'è solo la mia macchina e basta. Ciao Sandro. Ciao Sandro. Sandro non mi aveva mai chiamato nessuno, sei il primo. Suona a caso. Don't be scared, cause if you fall, there's beauty now.
Comunque io ho provato queste, io inizio a parlare, tu parli. Ti aspetto per un'ora e non fai niente, poi inizio a parlare, giustamente. Comunque, io ho provato questa oggi, che è bella ma faticosa, perché avevo sbagliato a attaccare la tracolla, perché sono stupido. Abbiamo il pubblico che guarda i cantieri, com'è? Ovviamente deve passare largo. Giusto, tu? Prove appena finite. Aiuto, ne manca un pezzo gigante. Devo dire che è molto comoda, molto bella. E la cosa che mi ha fatto impazzire di più, come avete visto anche dalle varie clip, è l'altezza e la regolazione della tracolla. Perché cosa succede? Che se io attacco la tracolla qui e poi qui, praticamente la chitarra diventa tutta un pochettino dritta. I tasti si allontanano un po' dal corpo, da suonare un pochettino scomoda, ma per me, cioè nel senso non è che è scomoda in senso assoluto. E poi avevo la tracolla che era corta al massimo, quindi era cortissima, ed è una roba che di solito non faccio, quindi c'era qualcosa di strano. Infatti, staccando la tracolla da qui e attaccandola qui, effettivamente adesso ho capito anche perché ci sono due punti di attacco della tracolla. Attaccandola qui, la tracolla la posso allungare e avere la chitarra un pochettino più inclinata, e questa cosa mi aiuta anche con i tasti che sono storti, perché sono storti apposta. Sono tasti che quando la chitarra è un po' inclinata e un po' alta, soprattutto a me piace tenere la chitarra un pochettino alta addosso, inclinandosi ti aiuta quando devi suonare con le dita inclinate, perché hanno un'inclinazione che è fatta per quello. Questa non è fan fret, ma è solo questo tipo di inclinazione fatta apposta per questo modo di suonare con la tracolla alta e la chitarra inclinata, che per me è perfetto. È assolutamente perfetto. Dopo che ho trovato la quadra in questo senso, la chitarra è diventata comodissima. Cioè, avete capito? Una chitarra bellissima, fatta bene, che suona benissimo, comodissima, leggerissima, versatilissima e tutto quello che volete, e poi mi frega per la tracolla, che se ci pensate è una cavolata. Cioè, è un dettaglio minuscolo, ma fa tantissima differenza, perché da quello poi cambia come noi interagiamo con lo strumento. E finché la chitarra è appoggiata sulla gamba, seduti su uno sgabello, su una sedia o per terra, dove volete, queste cose non le capiamo fino in fondo, perché sono caratteristiche che fanno parte appunto del carattere della chitarra. E la chitarra non si adatta mai al chitarrista, deve essere sempre il chitarrista ad adattarsi alla chitarra. Capire quali sono queste caratteristiche dello strumento da prendere e usare poi a proprio vantaggio è solo il primo passo per capire una chitarra. Poi serve effettivamente mettere in atto delle cose per adattarsi alla chitarra. Parte di questo processo è intanto capire come suona la chitarra e come interagiscono le posizioni dei pick up, soprattutto con l'alter switch.
Passata questa fase, la cosa da fare poi è stata adattare i miei suoni a questa chitarra. Mi avete già visto fare questa cosa anche con la PRS. Ho dovuto rivedere leggermente un po' i suoni anche con questa, ovviamente le chitarre sono diverse. Ora, il concerto sarebbe stato in un posto piccolo, il palco era limitato, stretto, poco spazio a disposizione, quindi l'ottimizzazione è stata necessaria. Ora, cose importanti da portare. Questo, per forza, sistema principale stasera, con accordatore a parte per motivazioni che già sapete. Piano B, solo perché ha fatto l'aggiornamento e non l'ho ancora provato bene, quindi preferisco evitare che si pianti sul palco. Con gli aggiornamenti è sempre un interno all'otto. Amped, questo mi serve per ascoltarmi e far ascoltare la mia chitarra sul palco con il cavo di potenza che poi va alla cassa. Poi cavi, altri cavi e la valigetta per i cavi. Un sacco di voi mi scrivete, è italiano? Boh, è italiano. Come fai a non dimenticarti mai niente? Così, con le liste. Ho questa checklist con tutte le cose scritte una per una e se ce le ho, bene. Se non ce le ho, non esco di casa finché non ce le ho. Essendo un posto piccolo, in cui era tutto abbastanza anche confusionario in certi momenti, avere una cassa fisica da parte a me sul palco che suonasse è stato molto utile. Per far funzionare quella cassa sul palco ho utilizzato Blackstar Amped 1. Vi ricordate? Lo abbiamo già visto qui sul canale. In questo caso ci ho collegato la Stomp senza simulazione di cassa. L'ho utilizzato in modalità flat, che è quella precisa per essere utilizzata con i modeler, e sono riuscito a plasmare così il suono che uscisse dal cabinet in modo che, uno, non desse fastidio agli altri membri della band, ma anzi fosse un supporto aggiuntivo, un riferimento, e due, uscisse un suono che effettivamente mi piacesse. Le prime persone del pubblico comunque sono influenzate anche da questo suono che sentono, e se sentono lo schifo arrivare da quella cassa capite che è un problema. Brambilla, voto pasta. No, un 7 che non significa niente, il 7 è il voto più insulso che esista, però... Ma il concerto con la chitarra quindi com'è andato? Allora, non so quanto si sentirà, la chitarra da paura, comodissima, leggerissima, non ha perso la cordatura neanche una volta, io intanto controllavo, ma zero, sono passato da B standard, drop La, drop Si bemolle, tutte, zero, stupenda, suona da paura, è una chitarra divertente, piccola ma leggevole, leggera, ho finito il concerto, non mi fa male la spalla, bellissimo. Ricordatevi di dirmi qui sotto cosa ne pensate delle chitarre senza poletta, perché per me live sono stupende, non pensavo a Spagna. Ma
qui c'è il ma, quello del titolo, questa chitarra mi ha sbattuto in faccia quanto gli strumenti abbiano bisogno di tempo per essere capiti. 3 giorni e poi salire sul palco è un bel azzardo, ma poi la cosa più bella è che meno male che non aveva la paletta, giuro. Avesse avuto la paletta l'avrei lasciata sul soffitto del locale, perché era proprio un soffitto basso. In più c'era questa pedana su cui salire. Quante volte con questo pezzettino di paletta che non esiste sulla chitarra ho sfiorato il soffitto. Ci fosse stata la paletta lì era un disastro clamoroso. Però questo l'ho scoperto solo lì, quindi meno male che poi alla fine la chitarra era questa. Quindi il concetto ma essendo che stare sul palco è una di quelle cose che vive di automatismi e abitudini, mi sono proprio reso conto di quando il cervello staccava e iniziava a cercarle queste abitudini. Quando suoni, sei dentro la canzone, senti la canzone, il brano, te lo vivi e smetti di pensare a cosa stai facendo ma inizi semplicemente a farlo, in quel momento ti accorgi che hai per le mani una chitarra diversa dal solito. La mano in quella posizione non l'hai mai avuta, quindi questa cosa ti fa riprendere la concentrazione. Stessa cosa la tracolla, stessa cosa i tasti che in questo caso sono inclinati. Insomma, tutta una serie di nuovi automatismi da fare propri. E sono sicurissimo che una persona che ha sempre suonato con una chitarra come questa, se dovesse fare un concerto con la chitarra a 7 corde che ho sempre utilizzato io, avrà le stesse identiche sensazioni, uguali, precise, semplicemente al contrario. Quindi gli darà fastidio il peso della chitarra, l'ingombro della paletta, l'attacco della tracolla, la posizione di uno switch piuttosto che di un potenziometro. Sono quelle piccole cose, quei piccoli dettagli che non importa quanto una chitarra sia costruita bene, fatta bene, si parla di dettagli e per capire i dettagli serve tempo. Quindi una chitarra bella ti fa suonare meglio? No, non è la chitarra, è la tua capacità di adattarti a quella chitarra. Questa chitarra non mi avrebbe fatto suonare meglio se io non avessi capito come prenderla e metterla nelle condizioni di performare con me. Non avessi capito quella, tra virgolette, cavolata della tracolla, che non è una cavolata, avete visto quanto è importante, avrei suonato male e questo avrebbe compromesso la mia performance sul palco. Capito quello? Fatto qualcosa in quella direzione, la mia performance è migliorata e esplosa. Quindi intanto vi iscrivete al canale che non ve l'ho ancora detto e poi mi dite qui sotto nei commenti quali sono i vostri automatismi. Ditemi quali sono quelle cose che voi fate sulla chitarra che non vedete fare agli altri, quelle piccole cose come avere la mano inclinata leggermente di qua, cercare il potenziometro con il mignolino, tutte quelle cosine piccole, perché sono un sacco interessanti e sono quello che distingue un chitarrista dall'altro.